Ciao a tutti e benvenuti in Sicilia, nel bel mezzo del Parco dei Nebrodi. Guardate che meraviglia, i megaliti, un scorcio, un colpo d'occhio fantastico. Di là c'è il mare, lì non lo potete vedere ma c'è l'Etna innevato e noi siamo qui con il meglio della produzione mondiale delle naked sportive in varie declinazioni per provare il nuovo Pirelli Angel GT2. Un'anteprima mondiale che Pirelli ci ha voluto regalare per sorprenderci un'altra volta. Perché GT, Gran Turismo, noi ogni tanto, noi motociclisti, lo prendiamo con un pochino di sufficienza. Ci immaginiamo la gomma fatta per chi la gomma la quadra, che finisce con la moto che sta in piedi senza cavalletto. Tanta autostrada, tanta città, magari bagnato, turismo con la moto pesante, in coppia e tutto quanto. Niente di più sbagliato. Perché, questo ve lo anticipiamo, abbiamo già fatto un bel giretto qua sulle meravigliose strade della Sicilia, in montagna, in città, asfalti belli, meravigliosi, abrasivi, meno abrasivi, dissestati o lisci come quelli di una pista, e abbiamo trovato una gomma che, come al solito dalle caratteristiche di Pirelli, offre un dinamismo veramente meraviglioso. L'impressione è che, se è vero quello che ci racconta Pirelli in termini di durata, di comportamento e di versatilità sul bagnato, che siamo ben contenti di non aver provato in questa occasione, la coperta per questo tipo di gomme si è veramente allungata, perché abbiamo trovato una gomma veramente rapidissima a scaldarsi, capace di offrire un profilo bello tondo armonico come Pirelli ci ha sempre abituato, ma anche e soprattutto una sensazione di grip veramente senza paragoni per la categoria, che normalmente associamo a prodotti di categoria superiore. Allora, io mi sono fatto le mie impressioni, come vi dicevo, di una carcassa, o meglio di una costruzione dell'anteriore, un po' più morbida rispetto a quello a cui eravamo abituati e a cui siamo abituati con gomme di classe turistica o sport touring, diciamo così, perché come vedete dalle moto che abbiamo scelto di turistico c'è tanto, ma c'è anche tanto di sportivo. Però io, come ormai è una nostra abitudine, per evitare di dire delle colossali stupidaggini, chiamerei ad aiutarmi Salvo Pennisi, il responsabile dello sviluppo moto, che ci ha portato qui a Zara su delle strade meravigliose a provare ancora una volta una gomma meravigliosa. Salvo, raccontaci com'è fatta. Certo, prima di tutto devo fare una piccola correzione. Io sono responsabile del testing e delle relazioni tecniche di Pirelli. No, non voglio usurpare il merito dei bravissimi tecnici che hanno sviluppato questa gomma. Assolutamente. No, hai detto già molto tu, forse hai detto già tutto. Con Angel GT2 abbiamo voluto stabilire un nuovo livello. Abbiamo lavorato moltissimo, i nostri ragazzi di R&D hanno dato veramente il meglio di se stessi per arrivarci, ma non solo loro. Abbiamo lavorato moltissimo con il nostro dipartimento materiali, ma anche con i processi industriali che stanno dietro alla produzione di un pneumatico. Siamo riusciti ad utilizzare materiali di ultimissima generazione, sia per quanto riguarda l'aspetto legato alle mescole che per quanto riguarda l'aspetto legato alla struttura, processi raffinatissimi che ci consentono di andare su geometrie ardite, se vogliamo, ma che creano livelli nuovi, un mix quindi direi esplosivo, anche se non si deve dire quando si parla di gomme Meglio di no. però un mix veramente eccellente, che consente di raggiungere livelli prestazionali che fino a solo qualche anno fa erano solamente in grado di essere offerti da pneumatici molto sportivi, ma legati anche a una capacità di caratterizzare ogni veicolo in funzione della versatilità che siamo riusciti a ottenere, a caratterizzare ogni veicolo davvero al meglio di quello che la propria ciclistica, che i propri sistemi di controllo, i propri sistemi di assistenza alla guida possono offrire. Siamo molto contenti anche di quella che è la durata, la resa chilometrica, che si assesta sui livelli già ben conosciuti di Angel GT, ma con un livello di performance sul bagnato che tu hai accennato e che ti faremo provare, perché ufficialmente devo proprio, perché io preferisco girare quando c'è il sole. Sì, ma ufficialmente, guarda, ti farò girare sul bagnato col sole, perché andremo sulla nostra pista di prova di Vizzola e vale la pena davvero, scherzi a parte, vale la pena provarli, perché il livello di performance sul bagnato è veramente nuovo, veramente alto, veramente forte. Considera che abbiamo mutuato dall'esperienza nel World Superbike certi concetti di disegno battistrada che aiutano a drenare l'acqua in una maniera davvero molto rapida nell'unità di tempo. Abbiamo un rapporto di drenaggio litri acqua per unità di tempo che è al vertice nel comparto GT, nel comparto Sport Touring, ma mescole di nuova generazione, l'alto contenuto di silice, che ti danno veramente la percezione di poter andare in totale sicurezza
sicurezza in ogni condizione. Quindi segnati, save the date, Vizzola Ticino, mega test sul bagnato. Benissimo, ti faccio un'ultima domanda. Le misure con cui abbiamo provato qua sono le classiche 17 pollici, perché le moto che abbiamo qui sono tutte con 120 anteriore, certo, e dal 180 al 190 posteriore con le varie cose. Davanti soprattutto, fin dove arriviamo? No, guarda, avremo anche il 19 pollici per equipaggiare le crossover di ultima generazione, quindi 17-19 nelle varie misure chiave, la 170 posteriore per moto come la GS 1250, il 19 pollici che potrà equipaggiare quindi tutta quella schiera di crossover che oggi vengono utilizzate in effetti come veri incrociatori da turismo, se vogliamo, ma che con Angel GT2 potranno sfoderare gli artigli anche in qualsiasi competizione stradale illegale contro i colleghi con le supersportive. Esatto, e abbiamo un contenuto, a breve vi faremo vedere, abbastanza divertente a riguardo su queste cose, non vi anticipiamo niente, ma Salvo che dalla risata che fa sa già di cosa stiamo parlando. Quindi noi continuiamo, sembriamo dei dischi rotti, ormai lo sappiamo, però dobbiamo fare i complimenti ancora una volta a Pirelli per un prodotto davvero riuscito che, come dicevamo prima, è arrivata a fare la cosa più difficile, ovvero allungare la coperta. Tutti bravi a fare una gomma più performante, ma mantenere questa versatilità e magari anche senza fare nomi, a rendere un pochino più, addolcire, smussare certi spigoli di alcune ciclistiche non è una cosa assolutamente banale. Io ti ringrazio moltissimo, ma consentimi di passare i tuoi complimenti, che so essere sinceri, ai ragazzi dell'R&D, ai ragazzi del marketing che hanno saputo inquadrare la necessità crescente del mercato, i nuovi bisogni del mercato, l'hanno saputo individuare e l'hanno saputa trasformare in un oggetto di cui tutti veramente in azienda siamo molto orgogliosi. Benissimo, quindi adesso noi vi salutiamo. Se il video vi è piaciuto, come al solito metteteci un bel like, iscrivetevi al nostro canale e soprattutto venite anche a leggere l'approfondimento sul sito moto.it, dove troverete anche tutte le misure disponibili, le tempistiche e un piccolo approfondimento sulla tecnologia che sta dietro a questa gomma. Ciao a tutti!